Hai per caso notato una lentezza generale del tuo cellulare? Una batteria che si scarica molto più velocemente di quando lo avevi acquistato? Oppure strane notifiche e pop-up che ti compaiono sullo schermo? Se la risposta è sì, allora potresti avere un virus. Ti consiglio di guardare questo video fino alla fine e di condividerlo con tutte le persone che pensi potrebbero avere problemi del genere. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, benvenuti, bentornati in questo nuovo video, come state? Oggi parliamo di virus sul vostro cellulare, un argomento abbastanza particolare di cui non ho sentito spesso parlare su internet. Innanzitutto parliamo di come è possibile prendersi un virus sul cellulare. L'unico modo ad oggi conosciuto sul pianeta per beccarsi un virus è tramite l'installazione di un'applicazione malevola. Facciamo finta che voi siate sullo store a cercare un'applicazione che vi interessa, oppure avete deciso volontariamente di andare su internet a scaricare delle APK senza l'approvazione di Google. Trovate il fantastico programma Free Bitcoin Soldi Miner gratis 2022, lo cliccate, lo installate e da quel momento una serie di sintomi inizieranno a comparire sul vostro telefono. Ma quali sono i sintomi di un telefono infetto e soprattutto quali sono le nostre contromisure che possiamo adottare per evitare che applicazioni malevole vadano a fare dei danni ai nostri cellulari? Un'applicazione malevola, se installata, può accedere alle vostre telefonate, ai vostri messaggi e a tutti quanti i vostri dati personali. Inoltre può spiacevolmente entrare nella vostra galleria, scaricare tutte le immagini senza che voi ve ne accorgiate, o anche utilizzare le risorse del vostro telefono per fare mining di Bitcoin per chissà quale strano hacker che si trova dalla parte opposta del mondo. Per capire se abbiamo qualche app malevola installata sul telefono, ci conviene dare un'occhiata alle risorse della batteria. Per raggiungerle andiamo su impostazioni e poi ci basta scendere un pochettino in basso finché non troviamo batteria, che è la cosa che ci interessa di più. La clicchiamo e guardate che figata, abbiamo tutte le informazioni legate all'utilizzo della batteria delle nostre ultime app. Se scendiamo ulteriormente, ragazzi, troviamo tutte le applicazioni che nell'ultimo periodo mi hanno risucchiato di più la batteria. C'è TikTok, Telegram, Dragon Ball Legends e ci sono una serie di cose che riconosco. Se all'interno di questa lista c'è qualche applicazione che non riconoscete e che vi sta risucchiando tutte quante le risorse della batteria, vi consiglio ovviamente di disinstallarla. Il modo migliore per non cancellare della roba che effettivamente serve al vostro sistema, come ad esempio il Google Service Framework, è fare una ricerca su internet dei nomi delle applicazioni che compaiono qui sopra che non riconoscete. Un altro modo molto utile per capire se ci sono delle applicazioni malevole e dei virus sul vostro telefono è monitorare l'utilizzo dati in background del vostro cellulare. Se andiamo un attimo indietro e ci spostiamo questa volta all'interno delle connessioni, scoprirete che è facilissimo verificare quanti dati sta consumando ogni app sul vostro sistema. Prendiamo per esempio la rete mobile, però funziona anche per i wifi. Clicchiamo su rete mobile e questa volta andiamo a cliccare su utilizzo dati. Come vedete, questo mese io ho utilizzato un sacco TikTok, Twitch, Instagram, YouTube e Telegram, ma se scendiamo in basso e troviamo delle applicazioni che non riconosciamo e che stanno usando una marea di dati senza il nostro consenso, possiamo tranquillamente andare a disinstallarle. Lo stesso identico menu è visualizzabile anche per il wifi. Ci basta andare indietro, cliccare su wifi, io qui giustamente vi censuro tutto che ci sono i wifi degli altri, andiamo su impostazioni avanzate e andiamo a cliccare anche questa volta su uso dati. Premiamolo e guardate, questi sono tutti quanti i dati che ho utilizzato nell'ultimo mese utilizzando il wifi di casa. Un altro modo per capire in maniera efficace se un'applicazione installata sul vostro cellulare è malevola è la richiesta da parte dell'applicazione dei permessi di amministratore una volta che la installate. Sono sicuro che vi sarà capitato un sacco di volte che all'atto dell'installazione un'applicazione vi inizia a richiedere dei permessi che magari voi non volete dargli. Alcune app ad esempio accedono alla vostra galleria, altre app accedono al registro chiamate e alcune vi richiedono anche i permessi di amministratore del vostro cellulare. Perfetto, in questi casi, e sono sicuro che vi sia capitato almeno una volta nella vita di imbattervi in applicazioni del genere, non potete disinstallarle neanche premendo il pulsante disinstalla che solitamente appare quando teniamo premuto con il dito su un'applicazione che vogliamo rimuovere. In questi casi il nostro caro Google ci viene in aiuto perché vi sto per mostrare un tool molto efficace per scansionare le nostre applicazioni, non sponsorizzato ovviamente, lo avete tutti ed è gratis, non dovete scaricare niente, direttamente dal Google Play Store. Per raggiungere questa arma dall'infinita potenza ci richiamo all'interno del nostro account del Play Store. Clicchiamo su Play Store, andiamo in alto a destra sul nostro account e clicchiamo sulla nostra foto profilo. A questo punto su questa schermata andiamo a cliccare Play Protect, una funzionalità che non credo conoscano in molti, che consente di scansionare tutte le applicazioni alla ricerca di app dannose. Andiamo a fare subito un'analisi e vediamo tra le mie, quante ne ho, 120
526 applicazioni del telefono se ce n'è qualcuna che potrebbe dare fastidio. Perfetto, fortunatamente nel mio telefono non ci sono applicazioni dannose e vi consiglio in questo momento di fare una scansione col Play Protect, che è una cosa gratuita che hanno tutti, non dovete neanche scaricare niente ed è molto comoda in queste situazioni. Nel caso in cui neanche Play Protect ci aiuti a disinstallare delle applicazioni malevole che sapete sono proprio quelle ma voi premendo col pulsante non riuscite a togliere perché hanno rubato i vostri diritti di admin, esiste un altro modo che vi spiegherò tra un attimo con la quale andare a fare pulizia. In realtà ce ne sono due e ve li spiego entrambi. Il primo consiste nell'andare nuovamente nelle nostre impostazioni, quindi scendiamo, clicchiamo su impostazioni, a questo punto ci spostiamo all'interno della sezione password e sicurezza, clicchiamo sul pulsantino e poi basta tappare sicurezza del sistema. Come vedete da questo menu abbiamo sia Google Play Protect che ci dice quando abbiamo fatto la nostra ultima analisi, abbiamo trova il mio dispositivo che ci aiuta nel caso in cui vi rubino il telefono, cosa che oltretutto mi è successa l'anno scorso e io non l'avevo attivato, quindi ragazzi mi raccomando sempre attivate questa roba, ma soprattutto abbiamo le app con amministratore del dispositivo, tradotta un po' male, però sono quelle app che attualmente sono vuote per quanto riguarda la lista. Qui oltretutto mi chiede una password per entrare. Vi faccio vedere la schermata, risolviamo questo problema di matematica difficilissimo e qui vedrete la lista di applicazioni che potrebbero avere i permessi di amministratore attivi. Io in questo caso non li ho attivati per nessuna, ma queste potrebbero richiedermelo. Insomma, verificate che all'interno di questa lista non ci sia un'app che non conoscete che ha i permessi di amministrazione. Nel caso ci sia, cliccate sull'applicazione e levateglieli. In quel momento potrete toglierla dal vostro cellulare. Un altro trucchettino che potrebbe esservi utile senza stare a smanecciare troppo all'interno dei menu del vostro telefono è entrare all'interno della safe mode. Anche in questo caso la cosa è molto semplice, ci basta tenere premuto il pulsante di spegnimento del telefono e a questo punto teniamo premuto sul pulsante spegni. Guardate che figata, comparirà un riavvia in modalità provvisoria. In questo caso, come leggiamo, tutte le applicazioni di terze parti installate si leveranno dalle scatole e avremo la possibilità di entrare nel menu del nostro cellulare con i pieni poteri da super god supremo e di distruggere tutte le applicazioni che effettivamente sono un pochettino problematiche per il nostro smartphone. Nel caso in cui tutte queste cose non abbiano funzionato, allora forse possiamo anche installare un bel antivirus sul nostro cellulare. Personalmente vi consiglio Kaspersky, vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato, anzi aziende che fate antivirus venite volentieri perché qui c'è bisogno di dare un po' di sicurezza agli utenti che sfortunatamente scaricano quello che vogliono. Vi mostro rapidamente l'interfaccia, facciamo una scansione. Eccola qua, avviamola, benvenuti su Kaspersky, diamo l'ok. Io personalmente nella vita ho come obiettivo quello di accettare solo i termini obbligatori, i facoltativi non li ho mai inseriti, fatelo anche voi perché sennò chissà cosa ci fanno con i vostri dati. Vabbè che lo fanno lo stesso, ma questo è un altro discorso. Noi andremo con la scansione gratuita, andiamo a fare una scansione e vediamo quello che viene fuori. Mostra problemi, questo colore giallo, caro Kaspersky, non mi fa promettere nulla di buono. Nel frattempo che arrivano i risultati ti invito in questo momento a lasciare un bel like e iscriverti a questo canale. Vi ricordo che le iscrizioni sono completamente gratuite e che mi aiutano davvero tantissimo in quello che è il mio lavoro. Se sei interessato al mondo tech dell'informatica e a conoscere qualche trucchetto che potrebbe esserti utile durante la tua navigazione odierna, questo è sicuramente il canale che fa per te. Perfetto, 480 file analizzati, nessun problema, nessuna quarantena, nessun oggetto da eliminare. Grazie Kaspersky, direi che a questo punto possiamo disinstallarla. Io non voglio mai né vorrò degli antivirus sul mio telefono. Solitamente faccio sempre senza, cerco di rimuovere e di risolvere i problemi a mano, perché solitamente ragazzi, così come avviene anche per i computer, gli antivirus rallentano tantissimo il cellulare o il PC e io non voglio che questa cosa accada. Ricordatevi di salvare e di condividere questo video con tutte le persone che potrebbero aver bisogno di supporto per quanto riguarda cellulari lenti o con la batteria che viene risucchiata molto in fretta da applicazioni malevole. Vi ricordo infine di lasciare un bel like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento sempre qui su questo canale con nuovi interessanti consigli sul mondo dell'informatica, ma anche con le risate che ci facciamo ogni venerdì con un nuovo episodio della Virus Saga. Ciao!